circondati da poiane. Ci saranno i nidi qua sotto sicuramente. Stamattina andiamo a completare l'orto rialzato, che abbiamo fatto una prima parte nello scorso video, e andiamo a fare un'altra parte a L qui vicino, quindi abbiamo recuperato altri assi e andiamo a completarlo. Dopodiché poi metteremo appunto compost e terriccio. Adesso ci mettiamo al lavoro e continuiamo l'orto rialzato, così possiamo dire che questa parte di orto l'abbiamo praticamente terminata, cioè nel senso la costruzione e la progettazione. Poi c'è una novità, che ieri io e Elle ci siamo messi lì a progettare un po' il terreno e abbiamo cambiato un po' di idee e abbiamo intenzione di fare uno stesso orto grande come questo laggiù nell'altro versante, che poi vi faccio vedere nei prossimi giorni. Vediamo un attimino se riusciamo a fare qualcosa, e il frutteto verrà messo in un altro punto. Abbiamo cambiato un po' le zone del terreno, quindi totale avremo un orto come questo, cioè avremo due orti come questo in due posizioni diverse, tutte e due esposti a sud, con annessi degli alberi da frutto, delle siepi, quindi una specie di agroforestazione. Alla fine abbiamo deciso di non fare l'orto rialzato, questo secondo orto rialzato, perché le pendenze sono troppo esagerate, ci servivano altri assi e non ce li abbiamo, quindi abbiamo deciso di mettere due assi qua come prolungamento della proda tutta a sinistra, e così ci siamo risolti ogni problema. Bisogna solo vangare chiaramente questo pezzo di terra in più e bon, così abbiamo risolto il problema. Abbiamo portato il compost qui in questo pezzo che abbiamo fatto oggi in più, e adesso poi andremo a ricoprire ancora con del terriccio, così non abbiamo né vangato né niente. Questo è un esperimento, perché in realtà prende un po' esempio da Charles Darwin e Carlo Cappello dell'orto elementare. È un misto, diciamo, senza vangare, abbiamo solo messo del compost, poi ricopriamo di terra e andiamo poi direttamente a piantare. Invece nell'orto che faremo nell'altro punto di là, lì proprio vogliamo farlo proprio orto elementare, che stiamo leggendo il libro di Carlo Cappello, solo lasciamo tutto com'è, mettiamo solo il fieno sopra e piantiamo e basta. Quindi vogliamo provare diversi metodi di agricoltura, anche perché sembra, ma vangare tutto a mano è faticoso, e poi per quello che stiamo leggendo la vangatura in realtà non va bene, quindi vogliamo provare vedere come si comportano le colture qua che abbiamo vangato, e nell'altro orto, appunto orto elementare, vedere se
se risulta migliore, perché in realtà da quello che stiamo leggendo l'humus si crea nel primo strato della terra, quindi non bisogna rovinarlo andando a vangarlo e tutto, coprendolo con paglia, o in questo caso il nostro è il fieno, perché ha più tipologie di fiori, di piante all'interno, e quindi è un fieno che ci siamo fatti portare da un prato qua vicino, quindi la tipologia di erbe è molto simile, e poi dal prossimo anno lo faremo noi, chiaramente quest'anno non riusciamo ad arrivare in tempo, e così facendo si crea uno stato naturale di humus e tutto, quindi vedremo cosa succederà, dobbiamo provare. Se qualcuno di voi ha sperimentato questo orto elementare, fatecelo sapere qua nei commenti, perché siamo curiosi. È veramente un metodo assurdo, se uno ci pensa. Tutta la vita l'agricoltura è stata fatta in un modo non corretto, se uno legge questi libri, quindi fatecelo sapere nei commenti, così ci confrontiamo.
Ieri sera mi sono messo lì, avevo delle tavolette, delle perline avanzate da un lavoro, erano tutte messe male, tagliate, scheggiate, infatti non ho fatto nulla di che, ho solo costruito questa piccola casetta per gli uccellini e adesso l'abbiamo montata, gli ho fatto il tetto di lose con le piccole lose e poi anche un funghetto, un porcino, perché qua siamo proprio nella zona di porcini, infatti tra poco a maggio iniziano ad uscire, ci facciamo delle belle scorpacciate e quest'idea devo farla, cioè le casettine, anche i funghi, altre sculture le voglio fare qui intorno a tutto il terreno nel bosco e quando ho tempo mi metto lì a tempo libero, faccio queste cose qua che sono carine. Una casetta alla fine degli uccelli, speriamo ci vengano. Per adesso non gli diamo da mangiare perché abbiamo letto che d'estate non hanno così bisogno perché hanno tante risorse, d'inverno invece è possibile dargli una mano perché uno mette un po' di semi qua e là e mangiano, gli uccellini sopravvivono, quindi anche loro sono abitanti, soprattutto loro sono abitanti di questo posto e è bello fare del bene per qualcuno. Inoltre abbiamo letto che tutti gli uccellini, sia cinciallegra, il pettirosso e tantissime altre specie che adesso non vi sto ad elencare, sono super utili per l'orto, per il frutteto, perché mangiano gli insetti o larve o qualsiasi altra cosa, microrganismi che vanno ad impattare sul nostro orto. Creare tanta biodiversità serve a creare un equilibrio, a stabilire un equilibrio. Ci vorrà qualche anno sicuramente, anche perché adesso abbiamo pochissime piante piantate, quindi tra qualche anno che ci saranno tante piante, l'obiettivo è creare un ecosistema con un equilibrio stabile. Tutti quelli che sto seguendo ci hanno messo qualche anno prima di arrivare a non fare trattamenti anche biologici, perché noi faremo solo trattamenti biologici inizialmente, però dopo qualche anno con tanta biodiversità queste persone hanno detto che non devono più fare nulla perché essendo che ci sono tante piante, tanti animali e di qualsiasi genere si crea un equilibrio e tutto va da solo, infatti la natura è fatta così. Poi è chiaro che la pianta più debole muore, ma quello in qualsiasi cosa, anche noi esseri umani, gli animali, è normale, è il corso della vita. Qui non dovrebbe muoversi. Sono ritornato bambino insieme a mio nonno e ai miei zii, io ero piccolo, avrò avuto 8 anni, finavamo tutto in giro per Giaverno e Coazze, adesso sentire il profumo del fieno mi ricorda loro, l'infanzia. Comunque per ridere stiamo caricando il Jimmy di fieno perché dobbiamo portarlo su nell'orto per pacciamare, quindi non serve un trattore, vedete alla fine con il Jimmy, no scherzo, adesso compriamo un carrello perché
ci serve assolutamente, però dai, un pochettino riusciamo a farcelo stare qua dentro. Per adesso facciamo più giri e si carica tutta. Adesso ci mancano solo quei 14 giri. No, non so quanti giri faremo, ma penso, mi sono fatto un calcolo, penso 15 giri per portare una rotoballa. No, beh, questo giro va così. Poi quando avremo il carrello sarà tutto più semplice. Però dai, l'importante è pacciamare, perché ci siamo accorti che adesso ha fatto giusto 3 o 4 giorni di sole. Beh, ha buttato tanta acqua, per 2 settimane ha piovuto, è nevicato, però alcune prode sono abbastanza secche, 10 cm, poi sotto no, ok. Gli alberi no, invece visto che non vogliamo, gli ortaggi sono secchi. Non vogliamo annaffiare, perché la nostra idea è annaffiare il meno possibile solo in casi di veramente forte siccità, appunto la pacciamatura è fondamentale, quindi prima la mettiamo meglio è. Certo che se fosse così semplice caricare come scaricare. Siamo al quarto giro e non abbiamo portato un granché. Adesso la vedete questo cumulo abbastanza grosso perché chiaramente non è compresso e occupa molto più volume. Adesso abbiamo fatto 4 giri, secondo me ce ne vogliono ancora 10-12 giri ancora per completare, ma per oggi facciamo ancora un giro e poi iniziamo a pacciamare perché è faticoso. Woke up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if I could walk those streets today, would you still feel so far away? Do you remember when I died? Stepped on that airplane and let it take me from your side on the last day of July in a cloudy southern sky. Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Will the rain ever stop reminding me of you? Orange Avenue. There was nothing I could do but sit and watch the fire and rain of bullets fall on you. Oh, if God will send his angels down and wash the blood from your cold town. Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Will the rain ever stop reminding me of you? Avenue. I'm still drenched
first time it rained on me. Now a constant downpour of tragedy. Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Will the rain ever stop reminding me of you? Orange Avenue. Oggi andiamo a trattare le piante da frutto e i piccoli frutti con una soluzione naturale, bicarbonato di sodio e acqua. Abbiamo letto che serve a prevenire un po' i soliti danni, diciamo tra virgolette, di afidi o altri insetti che attaccano appunto le piante. Ci siamo accorti che il nespolo ha degli affidi verdi, quindi abbiamo appunto passato questa soluzione qui, e il pesco ha la bolla, che alla fine è quella più comune che prende, e il melo ha una polvere bianca che abbiamo visto che alla fine è l'oidio. Quindi andiamo a passare, tranne sul pesco che aspettiamo che perda i fiori, andiamo a passare questa soluzione qui, così vediamo di prevenire un po' il tutto, e poi andremo a fare sicuramente i trattamenti nei periodi giusti, perché adesso appunto è giusto per recuperare qualcosa. Noi
è tutto nuovo, quindi non stiamo studiando, non è semplice, giusto per capire bene come muoversi. Comunque adesso proviamo a fare questa cosa qui, vedremo come andrà. Eh sì, questo è sfiorito in realtà, quindi si può passare. Ha preso proprio la bolla e si vede proprio bene che l'ha presa, però abbiamo letto che alla fine quasi tutti i peschi non trattati la prendono. Dovevamo fare chiaramente il trattamento quest'inverno, cioè quest'autunno. Adesso appunto passiamo più questo bicarbonato di sodio e acqua, vediamo un po' se migliora. Che sonno! Hai visto che bello che è? Ehi, dormiglione! Tu vieni qua nel prato per correre e tutto e poi niente, vuoi fare la nanna, eh? Piccolino. Ci tengo a ringraziarvi in maniera particolare per tutto il supporto che ho ricevuto tramite i vostri ordini, e grazie mille per avermi commissionato una marea di presine. Dopo il video dell'altra volta credo mi siano arrivati 30, 35, 40 ordini, quindi grazie mille, per me è super importante ovviamente tutto questo supporto, e sono contenta anche che tante delle presine che ho già inviato siano arrivate a casa e che vi siano piaciute. Quindi grazie mille a ognuno di voi, a chiunque abbia deciso di ordinare i miei lavori. Grazie, grazie, grazie. Per chi invece fosse qui per la prima volta, spiego brevemente: io produco appunto delle presine con un telaio. Potete ordinarmele scrivendomi tramite mail a spadellandointothewild@gmail.com, ve lo lascio qui in descrizione, o semplicemente su Instagram, se lo utilizzate come social. C'è la mia pagina che si chiama Eleonora Baudo Art, semplicissimo, anche questa ve la lascio in descrizione, tramite cui appunto un messaggio classico privato vi do tutte le informazioni riguardo i prezzi, insomma tutto quello di cui avete bisogno.
preparo la zucca vi volevo leggere questa lettera qui che ci è arrivata insieme a dei semi di zucca. Ciao ragazzi, la vita è un viaggio meraviglioso. Gli incontri di persone arricchiscono il nostro cuore. La scoperta di nuove terre riempie i nostri occhi. La cucina, in tutte le sue declinazioni, fa gioire i nostri palati. Un seme è vita, un seme è pazienza, lavoro, crescita, devozione, meraviglia, raccolta, condivisione. Una serena vita a voi, con affetto, Valentina. E siamo rimasti senza parole e volevamo ringraziarla ovviamente pubblicamente. Se stai guardando il video, grazie mille, condividiamo ovviamente ogni sua parola. Siamo felici di essere seguiti da questo tipo di persone. Com'è? È buona, vero? È buono. Madonna, guarda qua. Importante. Quindi questo è zucca e gorgo, no? Ah no? La zucca è fontana. È buonissima. Buona? Strepitosa. Bravissima. È quasi più buona della classica. Buongiorno ragazzi, finalmente si vede la primavera, le temperature sono cambiate totalmente, ci saranno qua di giorno 28-29 gradi, infatti tantissimi, e i primi boccioli del melo, del pesco, del susino, del pero, le prime foglie stanno esplodendo, l'aglio, le cipolle stanno veramente meglio rispetto a quando non c'era la pacematura, quindi siamo molto contenti, sono tutte verdi. Beh, hanno sofferto un po' l'acqua di 2 settimane che è arrivata, il gelo, e adesso però stanno benissimo, e anche tutto il bosco si sta riprendendo la vita. Abbiamo scoperto che abbiamo un melo selvatico proprio là, dopo ve lo faccio vedere. E adesso in questi giorni ci siamo messi qui, stiamo progettando tutto da ormai 6 mesi, però cambiamo molte volte idea perché stiamo leggendo diversi libri anche di permacultura sulla progettazione del territorio, e quindi le idee che avevamo inizialmente sono un po' cambiate. Adesso abbiamo intenzione di fare un altro orto grande come quello che abbiamo già qua nel versante esposto a sud, perché noi siamo proprio praticamente su una collina, quindi di qua è tutto a sud, di là è tutto a nord. Quindi di qua andremo a fare un orto di altri 250 metri più o meno, quindi avremo totali 500 metri di orto per adesso. E in seguito e vicino all'orto andremo a piantare anche qui tutte piante da frutto con dei terrazzamenti,
sempre con le pietre che troviamo qua facciamo dei piccoli terrazzamenti. E più o meno abbiamo fatto un conto ci staranno intorno alle 30 piante da frutto su questo versante, altre 30 sull'altro, sono 60 piante e poi vedremo. Comunque pianteremo anche nel bosco, la rigenerazione anche del bosco, che nel primo video avevo detto che era andato a fuoco, quindi abbiamo tagliato tante piante bruciate, morte, secche, e poi in seguito rigenereremo anche il bosco, che piantando diverse tipologie di piante che resistenti, perché anche il terreno è differente. Questo terreno qui della collina è un terreno, invece lì dove ha preso fuoco sembra quasi lava, cioè è un terreno nero, cioè nero, grigio, secco e poverissimo, quindi lì dovremmo andare a rigenerare intensivamente. Un lavoro importantissimo che abbiamo scoperto leggendo il libro di permacultura, che affronteremo tra pochi giorni, tra una settimana, sarà creare delle swale sia nel versante nord che nel versante sud che nel versante nord. Queste swale praticamente, per chi non lo sapesse, sono dei canali, dovremmo fare dei canali su un versante circa 3 e sull'altro versante altri 3, sono 3 canali che partono da un punto all'altro, quindi da A a B, lunghi qua saranno circa 40-50 metri, quindi un bel po'. Sono delle linee delle curve di livello, praticamente sono dei canali che devono essere assolutamente in piano, quindi vedremo un po' come farli, magari con delle livelle ad acqua, vediamo un attimino come organizzarci, e ne faremo 3, una proprio dove sono adesso io, una in mezzo e un'altra poco prima dell'altro orto. E sono delle strisce che praticamente servono ad accumulare l'acqua. Praticamente essendo una collina, come ho detto prima, è un terreno che va in discesa sia di qua da sud che di qua a nord, quindi andremo a fare queste tre canale che l'acqua, quando arriva, l'acqua piovana chiaramente, si va a infilare dentro questo canale e poi quando è troppo pieno butta nell'altro canale più giù e viceversa, anche l'altro butta sull'altro, e questi canali qui servono per, praticamente l'acqua si incanala lì e poi va sotto il terreno, e quindi il terreno rimane sempre umido, perché essendo così senza le swale l'acqua prende e va giù fino al bosco, è tutto in pendenza qua. Quindi grazie a queste swale abbiamo scoperto che riusciamo ad irrigare l'80% del nostro frutteto, quindi poi oltre il canale, cioè qua praticamente si trova la swale, poco dopo, giusto qualche metro in là, si vanno a piantare tutti gli alberi da frutto, poi di nuovo un'altra swale, poi di nuovo tutti gli alberi da frutto, un'altra swale e alberi da frutto, quindi saranno 3 swale e tutte piene poi di alberi da frutto al di sotto. Stessa cosa nel versante a nord. E questo è un lavoro molto molto importante che non sapevamo, infatti leggendo si scoprono tante cose, e è molto molto importante, perché soprattutto nei terreni scoscesi. Poi un altro lavoro che faremo a breve sarà la costruzione del pollaio per le galline, molto probabilmente andremo a piazzarlo al di sotto del frutteto del primo orto. Abbiamo letto che le galline fanno bene al frutteto, perché lasciandole libere concimano il suolo, mangiano insettini che non vanno così d'accordo con gli alberi da frutto, quindi quello sarà un altro lavoro che faremo. E poi adesso questa settimana qui arriveranno le cisterne dell'acqua che andremo a posizionare qua sull'orto, però le cisterne poi dovremo costruire una piccola tettoia per la raccolta dell'acqua piovana, perché la tettoia sarà diciamo il piano dove l'acqua verrà raccolta grazie alla grondaia, che poi sarà attaccata chiaramente alle 4 cisterne. Inizialmente prendiamo 4 cisterne da 1000 litri, quindi avremo più o meno 4000 litri più il laghetto, e poi sei sempre in tempo a mettere altre cisterne, anche perché i primi 3 anni degli alberi da frutto hanno bisogno di irrigazione, quindi acqua ne serve, e poi avendo 500 metri di orto
anche lì acqua ne serve. Abbiamo pacciamato, vabbè, quello è sicuramente un aiuto, però qua su questo cucuzzolo, quando fa caldo, essendo che c'è vento, secca, e quando fa caldo qui veramente ci sono 50 gradi e non è la cosa più semplice. L'aridocoltura ci siamo anche informati, è fattibile, anche perché la fanno anche in Sardegna, che è un terreno, comunque è una zona arida tra virgolette, eppure c'è qualcuno che riesce a coltivare, però non è semplice, perché mi ha detto che devi essere molto attento ai giorni in cui vai a piantare, veramente complicato. Quindi per adesso pacciamiamo, l'acqua la vogliamo portare su, quindi diciamo che tutto questo terreno qua più o meno sono più di 1 ettaro totale, di prato sono 5.000, poi c'è anche il bosco, quindi qui sarà tutto coltivato, sia di ortaggi che piante da frutto. Poi faremo delle siepi di piante aromatiche e così via, per riparare l'arrivo del vento, perché solitamente tira verso est, e quindi andremo a fare tutta una specie di siepe per riparare, perché ovviamente sia alberi da frutto che ortaggi soffrono tantissimo il vento forte, poi qua si parla di 100-120 km/h, quindi dobbiamo un attimo organizzarci. Il lavoro ce n'è tanto, ce n'è veramente tanto. Quest'estate ci metteremo sotto, sia io che Ele, a lavorare. Pensiamo più o meno che entro quest'anno riusciremo a fare più o meno tutti i lavori che abbiamo detto in questo momento, quindi c'è solo da lavorare. Speriamo vi sia piaciuto questo video, noi come sempre ci vediamo settimana prossima. Ci sono tante cose da farvi vedere, e questa settimana iniziano i grossi lavori finalmente, quindi non mancate. Ciao ciao! Ciao!